Salve gente, io sono Luca e in questo fantastico episodio volevo parlare del modo di dire per fare la frittata bisogna rompere le uova. Questa è la variante che io preferisco e che di solito uso, ci sono comunque altre varianti in cui invece di dire la frittata si dice una frittata, oppure invece di dire le uova si dice delle uova. Quindi c'è ad esempio la variante per fare una frittata bisogna rompere delle uova, poi c'è la variante per fare la frittata bisogna rompere delle uova. Quindi l'unica cosa che cambia sono gli articoli prima della parola frittata e prima della parola uova. Questo modo di dire probabilmente esiste anche nella vostra lingua e fondamentalmente si riferisce all'idea che per ottenere un risultato bisogna fare dei sacrifici, oppure che per ottenere qualcosa di positivo bisogna fare qualcosa di sgradevole o comunque di non piacevole, qualcosa che per quanto sia sgradevole ci permette di ottenere un risultato positivo. Qualcosa che, anche se sgradevole, ci permette di ottenere un risultato positivo. La parola uova ovviamente la conoscete, quindi non sto a spiegarvela. Probabilmente conoscete anche la parola frittata. La frittata è quella cosa che si fa con le uova, quindi si mettono le uova in padella, si sbattono le uova. Ecco, quella cosa gialla che viene fuori è la frittata. In questo proverbio quindi abbiamo la frittata che rappresenta il risultato che vogliamo ottenere e poi abbiamo le uova che rappresentano quello che dobbiamo sacrificare per ottenere questo risultato. Quindi noi abbiamo queste uova e le dobbiamo rompere, metaforicamente parlando, per ottenere il risultato, altrimenti non otteniamo il risultato che vogliamo ottenere. Il verbo rompere ci fa capire che si tratta di qualcosa di spiacevole o sgradevole, qualcosa che magari noi normalmente non faremmo se non fosse che dobbiamo ottenere quel risultato. In questo senso, quindi, il proverbio per fare la frittata bisogna rompere le uova è simile al proverbio il fine giustifica i mezzi. In che senso? Che da un lato c'è il risultato, l'obiettivo che vogliamo raggiungere, e dall'altro c'è il modo in cui noi raggiungiamo questo obiettivo. Un modo che non è sempre piacevole, un modo che comunque può essere sgradevole per noi oppure per altre persone. Detto ciò, quando usiamo questo proverbio, lo usiamo ad esempio quando qualcuno si lamenta dei sacrifici che ha dovuto fare per ottenere un determinato risultato. Per esempio, se una persona dice l'università l'ho finita in corso, però guarda, ho dovuto fare tanti sacrifici durante gli anni dell'università. Ecco, noi a questa persona possiamo rispondere, vabbè, per fare la frittata bisogna rompere le uova, che significa per ottenere un risultato bisogna fare dei sacrifici. Oppure se c'è una persona che si sta lamentando che dice, sì, questa casa è bella, però sai, per comprarla ho dovuto vendere la mia vecchia casa. Ecco, anche in questo caso possiamo rispondere, vabbè, per fare la frittata bisogna rompere le uova, che significa per ottenere qualcosa bisogna sacrificare qualcos'altro. Non è che uno può avere sia la casa vecchia sia la casa nuova. In questo esempio la persona ha comprato una casa nuova vendendo la casa vecchia. Quindi in sostanza in questi esempi il proverbio per fare la frittata bisogna rompere le uova si riferisce a una sorta di scambio tra qualcosa che avevamo e qualcosa che abbiamo ottenuto. Noi avevamo qualcosa e lo abbiamo sacrificato per qualcos'altro. Quindi in questi casi il proverbio sottolinea il passaggio, cioè la trasformazione da uova a frittata. In altri casi invece la parola chiave è rompere, che sottolinea il modo in cui si ottiene un determinato risultato. Per esempio, facciamo finta che voi conosciate una persona che ha un problema piuttosto grave e che voi vogliate parlare con questa persona del suo problema affinché lei possa affrontare la situazione e risolvere il problema. Facciamo finta che però a questa persona non piaccia parlare del suo problema, perché magari quando iniziate a parlarle di questo problema questa persona si innervosisce e alla fine litigate. Fondamentalmente questa persona non vuole che voi parliate del suo problema e tendenzialmente si offende se voi iniziate a tirare fuori questo argomento.
E magari facciamo finta che voi avete un amico in comune, parlate con questo amico in comune e dite, sai, mi sa che la prossima volta che la vedo l'affronto in modo diretto e la invito veramente a risolvere il problema perché più il tempo passa, più il problema diventa grave. E il vostro amico vi risponde, ma sai, non lo so, perché guarda, se le dici queste cose lei si offende, poi magari litigate, non lo so, guarda. Ecco, voi potete rispondere a questo vostro amico, per fare la frittata bisogna rompere le uova. In questo caso il proverbio sottolinea il fatto che per ottenere delle cose positive spesso bisogna usare dei metodi, dei modi che comunque risultano sgradevoli o poco piacevoli per altre persone. In questo senso il verbo rompere sottolinea l'idea di un confronto, diciamo, traumatico, tra virgolette, violenza psicologica. Magari questa persona ci rimane male a sentirsi dire determinate cose, però questo le permette di risolvere il problema e migliorare la situazione. Quindi le uova sono la situazione attuale, la frittata è la situazione futura in cui questa persona risolve il problema, anche se per ottenere questo risultato c'è bisogno di una persona che comunque le parli in modo duro. Spero che sia tutto chiaro e vi saluto.